Immaginate di poter ricreare una stella in laboratorio e di rendere disponibile la sua enorme energia per la generazione di potenza elettrica. Questo è il sogno che dalla fine della seconda guerra mondiale l'umanità sta perseguendo. E nel 2025 il primo reattore nucleare, ITER, dimostrerà che questo sogno è sempre più vicino. Ovviamente ITER è solamente la punta dell'iceberg di un immenso progetto di ricerca, che scopriremo assieme dopo la nostra sigla. Ecco qua, siamo connessi con un reattore per due. Oggi abbiamo con noi Elena Tonello, che saluto, Ciao a tutti. dottoranda al Politecnico di Milano, specializzata in fusione nucleare. Ora si trova alle PFL di Losanna, in Svizzera, e oggi cominceremo a parlare appunto di fusione nucleare con lei. Poi saremo quindi una mezz'ora assieme in cui cominceremo a discutere di questa nuova tecnologia per cui l'umanità appunto sta facendo degli enormi sforzi. Ora, Elena, giusto per introdurre un po', perché tu sei un po' nuova di questo podcast, non c'è più Riccardo Crugnola che ci ha accompagnato per diverso tempo. Volevo chiederti un attimo che cosa fai un po', giusto per introdurti ai nostri ospiti. Sì, ok, ciao a tutti, è un piacere essere qua, quindi grazie per avermi invitato. E sì, io sono una dottoranda, appunto del Politecnico di Milano, sono quasi alla fine del mio dottorato e mi occupo di simulazioni numeriche, appunto nel contesto della ricerca sulla fusione nucleare a confinamento magnetico. Quindi proprio per introdurre brevissimamente di cosa stiamo parlando, appunto la fusione a confinamento magnetico è una tecnologia che si sta provando quindi in questo momento in particolare ancora a studiare e a provare a vedere appunto se siamo in grado di rendere questa tecnologia una tecnologia capace di produrre energia elettrica, diciamo, in modo sostenibile e senza emissioni di CO2. Quindi cos'è la fusione nucleare? È sostanzialmente una reazione nucleare nella quale andiamo a fondere i nuclei di due atomi leggeri e a formarne uno più pesante. E in questa reazione, come avviene per le reazioni nucleari, come avviene anche per la reazione di fissione, viene liberata una grande quantità di energia. Ecco, l'obiettivo per la quale sono molti ricercatori in Europa e nel mondo che stanno provando appunto, che studiano e che ricercano, è proprio quello di riuscire a produrre energia elettrica sfruttando l'energia prodotta in questa reazione. Ok, molto bene, è super concisa. Ovviamente la reazione di fusione nucleare, ma in teoria, allora, in teoria è molto facile da capire, perché appunto consiste, come hai detto tu, nella fusione di due nuclei leggeri per formarne uno più pesante, però nella pratica è molto difficile da eseguire, altrimenti se no avremmo già avuto la fusione nucleare diversi anni fa, giusto? Esatto, sì, e il problema è proprio legato al fatto che stiamo provando a fare fondere due particelle, quindi due nuclei, che sono entrambe particelle cariche positivamente. Quindi se ci ricordiamo proprio dall'elettrostatica classica, due particelle cariche con lo stesso segno tendono a respingersi e non di certo ad attrarsi. Quindi, e peraltro la forza con la quale queste si respingono aumenta al diminuire della distanza, quindi quanto più proviamo ad avvicinare questi due nuclei, tanto più la forza elettrostatica tende a respingerli e ad allontanarli. Quindi per far sì che questi due nuclei arrivino a distanze sufficientemente piccole perché a quel punto sia la forza nucleare a far sì che la reazione di fusione possa avvenire, è necessario fornire una grandissima quantità di energia in termini di temperatura, quindi riscaldare il nostro sistema a temperature molto molto elevate, parliamo di centinaia di milioni di gradi centigradi, Ora, e giusto, appunto giusto questo, per interromperti un attimo, cioè sì, centinaia di milioni di gradi centigradi comunque sono vuole temperature. dire, vuole dire decine di volte la temperatura del Sole, la temperatura di una stella, sì, Esatto, quindi esatto, temperature del per Sole più o meno di intenderci.
10 milioni di gradi, quindi comunque Esatto. veramente, cioè, si sta parlando di Stiamo proprio parlando di un ordine di riportare. grandezza in più. Esatto, esatto. Quindi Esatto. Quindi dobbiamo. questa diciamo è la sfida più grande. In realtà la sfida più grande, se vogliamo proprio dirla, è che per fare questo dobbiamo creare una macchina, da un lato che riesca ad arrivare a queste temperature, a scaldare un sistema, a scaldare il nostro combustibile, a queste temperature, e per fare questo però è necessario, confinare questo nostro sistema sfruttando dei campi magnetici, perché appunto il plasma è sostanzialmente un fluido, possiamo immaginarcelo come un fluido fatto da particelle cariche, da elettroni e da ioni, quindi l'idea è di confinarlo appunto nella strategia che si chiama fusione nucleare a confinamento magnetico, lo confiniamo con dei campi magnetici e per produrre questi campi magnetici a soli pochi metri da dove abbiamo le temperature di 10 volte la temperatura del Sole, dobbiamo avere delle temperature prossime allo zero assoluto, quindi da milioni di gradi a meno 270 gradi centigradi, perché i magneti che servono per creare questi campi lavorano e funzionano alla temperatura dell'elio liquido, quindi appunto prossimo allo zero assoluto. Ok, quindi in pratica quello che ci stai descrivendo è di fatto un miracolo della tecnologia, cioè c'hai 100 milioni di gradi centigradi all'interno del reattore a fusione e poi c'hai meno tanti gradi, adesso 275 hai detto, no, Eh impossibile, sì, è quindi 4 270. Kelvin, quindi. Esatto, ok. Mm. Quindi insomma temperature prossime allo zero assoluto proprio al bordo del reattore al plasma. Quindi, ok, diciamo che Una è sfida tecnologica esatto, una sfida interessante. tecnologica che ha portato poi l'umanità a sviluppare tutta una serie di tecnologie dalla fine della seconda guerra mondiale fino ad oggi. Ma quello che ti volevo proprio chiedere, ed è questo il fulcro della puntata di oggi, a che punto siamo sulla fusione nucleare? Sì, questa è sicuramente una bella domanda e siamo, credo, in un momento storico molto, molto interessante e anche molto importante per quella che è stata appunto la roadmap della ricerca sulla fusione nucleare, perché siamo ormai in prossimità alla conclusione dei lavori di quello che parlavi prima, la prima macchina che avrà proprio l'obiettivo di riuscire a produrre energia da fusione. Quindi questa macchina si chiama ITER, è in costruzione in Francia, vicino a Marsiglia, e il primo plasma di questa macchina è, diciamo, la roadmap vuole che sarà alla fine del 2025, quindi siamo a soli 3 anni diciamo, dalla realizzazione, dalla conclusione, dal primo plasma di questa imponente macchina che è stata costruita in più di 10 anni e che è uno sforzo internazionale, uno sforzo economico ingente, parliamo di circa 30 miliardi di dollari. È un progetto internazionale che appunto vede la cooperazione e la ricerca insieme dell'Europa, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, della Corea, dell'India, quindi potenze, diciamo, tutti i più grandi paesi del mondo. Ehm, Si stima circa appunto che i paesi coinvolti rappresentino circa 2/3 della popolazione mondiale, quindi assolutamente diciamo, un progetto che possiamo definire assolutamente mondiale e anche di proporzioni ingenti. Bene, allora ovviamente stiamo parlando della punta dell'iceberg, come ho detto poco fa nell'introduzione, di quello che è un progetto immenso, cioè poter controllare la fusione nucleare e fornire energia da fusione nucleare all'umanità. Ora però vorrei capire per tutti quanti se ci sono già dei progetti che sono attivi nell'ambito della fusione nucleare. Ovviamente mi sto riferendo in primo luogo a JET, che si trova in Inghilterra, ma anche appunto se puoi spiegarci un attimo quali sono le linee di fusione nucleare che si stanno un po' sviluppando. Sì, assolutamente. Penso questo sia sicuramente un punto importante da chiarire. Quindi, come hai detto tu più volte, dall'introduzione anche poco fa,
la fusione nucleare è un progetto, la ricerca sulla fusione nucleare è un progetto che va avanti dopo la seconda guerra mondiale, dagli anni 60, e dunque diciamo gli studi in questo campo nascono da là. Esistono già diverse macchine in funzione, queste macchine prendono il nome di tokamak, che significa sostanzialmente camera toroidale, quindi sono delle macchine a forma di ciambella, come dicevamo prima, nelle quali viene generato un campo magnetico tale da confinare il plasma, che è il sistema appunto attraverso il quale verrà poi fatta la fusione, e di queste macchine, quindi di questi tokamak, ne esistono a decine nel mondo. Ora, la particolarità di JET e la particolarità appunto che ha reso possibile la notizia di pochi giorni fa, quindi il fatto che a JET in Inghilterra, quindi vicino ad Oxford, sia stato raggiunto il nuovo record di energia prodotta tramite fusione nucleare. Quindi per inquadrare, JET è una macchina della fine degli anni 80 che è in funzione appunto dagli anni 80 e che già aveva prodotto, diciamo, il record precedente a quello appena battuto era sempre di JET, nel quale aveva prodotto nel 97 la prima, diciamo, la più grande quantitativo di energia da fusione mai prodotto in macchine, diciamo, per uso civile, ovviamente senza considerare gli ordini atomici e gli ordini a idrogeno. Detto questo, il risultato di JET di questi giorni è importante soprattutto perché JET dal 97 ad oggi ha in particolare fatto una cosa, quindi l'obiettivo principale di JET, che ora appunto non si chiama più JET ma si chiama Jet Eater Like Wall, è stato quello di modificare tutta una parte dei componenti interni alla macchina per renderli simili a quelli che saranno installati in ITER. Quindi il risultato di JET, che è stato annunciato la settimana scorsa, della campagna di esperimenti che è stata svolta negli ultimi 6 mesi, è esattamente quello di dire ok, siamo riusciti ad arrivare a generare fusione avendo sostituito i materiali interni alla macchina, avendoli messi uguali a quelli che saranno presenti in ITER, e diciamo questo non era scontato per una serie di motivi, e quindi diciamo la notizia, il risultato si colloca perfettamente nella timeline di cui dicevamo prima, quindi è un risultato che fa ben sperare per appunto tutti i progressi e tutto ciò che si spera si possa fare in ITER. Ok, quindi per quanto riguarda la roadmap internazionale, abbiamo visto JET, che di fatto è il precursore di quello che è la fusione nucleare, però come hai detto, mi sembra che tu abbia detto, produce energia sì da fissione, ma non ha un Da fusione? rendimento superiore a 1, giusto? Cioè, in Esatto, sì. pratica. Esatto, sì, sì, questo è da chiarire, quindi l'energia che è stata prodotta rimane comunque circa il 30%, il 33% dell'energia che è stata iniettata. Perché come funziona un reattore? Anche questo è un altro punto interessante da chiarire. Un reattore a fusione nucleare funzionerà sempre, anche ITER funzionerà così, come un amplificatore di energia. Quindi sarà sempre necessario iniettare una certa quantità di energia e la reazione che avviene all'interno della nostra macchina sarà in grado di amplificare, di generare da questa energia un fattore in ITER, un fattore 10 di energia in più. In un reattore bisognerà sicuramente salire con questo fattore a causa principalmente di tutto ciò che sarà poi la conversione dall'energia termica prodotta dalla fusione a convertire poi in energia elettrica. Ok, grazie per questa spiegazione che era molto importante per capire qual è il parametro che sta trainando di fatto la ricerca sulla fusione nucleare. E quindi abbiamo visto JET, abbiamo visto ITER, che poi è la scadenza di fatto più vicina, siamo nel 2022, dovrebbe essere prevista l'accensione nel 2025. E Esatto. poi cosa ci aspettiamo per quanto riguarda la roadmap nazionale, internazionale? Sì, esatto. Quindi ITER, come abbiamo detto, avrà il suo primo plasma alla fine del 2025, ma sarà un plasma che ancora non produrrà energia. Questo perché un'altra cosa importante da dire è che la reazione di fusione che noi vogliamo fare, quindi la reazione, o meglio, che noi vogliamo fare, che è più facile fare per tutta una serie di considerazioni energetiche, è quella tra
due isotopi dell'idrogeno che si chiamano deuterio e trizio. Quindi la campagna che è stata fatta in JET, per tornare un secondo a JET, è stata una campagna in deuterio e trizio. E l'altra particolarità in JET che rende l'esperimento appena svolto così importante è che JET ad oggi è l'unico tokamak nel mondo in grado di funzionare in deuterio e trizio. Quindi questo è. Tornando ad ITER, la prima fase di ITER, quindi nel 2025, ITER funzionerà in deuterio e basta, quindi senza l'aggiunta di trizio. Ed è proprio questo elemento quello, diciamo, in grado di semplificare, di rendere più accessibile la reazione di fusione. Per avere la prima reazione vera di fusione in ITER bisognerà attendere un altro decennio, quindi la prima vera reazione di fusione, quindi la prima scarica in ITER con deuterio e trizio sarà nel 2035. Quindi anche questo penso sia un altro punto importante da chiarire. Dopodiché la roadmap internazionale prevede sostanzialmente a questo punto, dopo che internazionalmente con ITER tutte le nazioni che hanno partecipato al progetto avranno acquisito le competenze necessarie per arrivare, diciamo, appunto, a produrre energia, dopodiché la roadmap internazionale prevede che ogni nazione, in caso dell'Europa, l'Unione Europea, sviluppi invece il suo prototipo di reattore, quindi prototipo di reattore vero e proprio nel quale non solo vogliamo produrre energia termica, quindi riuscire a amplificare l'energia che inseriamo nel tokamak di un fattore 10 come in ITER, ma vogliamo anche proprio riuscire a produrre energia elettrica, quindi inserire quello che in ITER non ci sarà, che è tutto il sistema secondario per la conversione appunto dell'energia termica in energia elettrica. Queste parole che hai detto sono molto interessanti perché ogni paese cerca di guadagnare in conoscenza da questo progetto internazionale. E Esatto, quindi, questo è proprio l'obiettivo. esatto. E quindi a questo punto andiamo un po' nel particolare. L'Italia, dove si Mhm. colloca in questo progetto, sia internazionalmente che appunto per la parte più locale? Esatto, l'Italia è sicuramente un paese molto attivo, diciamo, abbastanza attivo nella ricerca sulla fusione, partecipa ovviamente alle ricerche europee sulla fusione, in particolare il consorzio europeo si chiama Eurofusion e l'Italia è membro di questo consorzio e io in particolare, come altri ricercatori italiani ed europei, lavoriamo e ricerchiamo anche attraverso e grazie ai fondi che arrivano da questo consorzio. Ehm, e quindi come si colloca più in generale o più nel particolare, oltre a lavorare e a ricercare in questo consorzio, l'Italia ha anche un altro progetto molto importante che si chiama DTT, che è un altro tokamak che verrà costruito vicino a Roma, a Frascati. Anche questo, diciamo, ha come obiettivo quello di entrare in funzione nel 2026, quindi di nuovo siamo abbastanza vicini. Non sarà un tokamak come ITER, quindi non avrà l'obiettivo di produrre energia da fusione, sarà invece un tokamak che vorrà andare a ricercare in particolare quello che dicevamo prima, quindi che mi occupo, diciamo, se vogliamo un pochino più io, quindi l'interazione tra il plasma e la parete solida che lo contiene, quindi la parete della camera, della macchina. Come potete immaginare, dicevamo prima, centinaia di milioni di gradi, quindi avere delle particelle a centinaia di milioni di gradi significa con un'importante energia cinetica che arrivano su un materiale solido, può ovviamente creare molti problemi, sia dal punto di vista del materiale che per contaminazione del plasma stesso, dovuto all'erosione, ad esempio, dei materiali della parete, anche creare problemi al plasma. Quindi ecco, DTT, è un acronimo che sta per Divertor Tokamak Test, avrà proprio lo scopo di studiare questi fenomeni. Benissimo, questo è una bella panoramica dell'Italia da un punto di vista della roadmap internazionale, però appunto, come dicevi prima, la roadmap internazionale ha proprio l'obiettivo di guadagnare conoscenza dalla ricerca e quindi di stimolare gli investimenti privati. Anche. Ora, volevo capire come si colloca l'Italia anche da un punto di vista di investimenti privati e anche in generale poi a che punto siamo sulla fusione nucleare da un punto di vista di aziende private.
Sì, questo è un argomento molto recente, diciamo, sono proprio negli ultimi anni che ci sono state diverse start-up, se vogliamo chiamarle così, che hanno iniziato ad investire nella fusione nucleare. Per l'Italia abbiamo sicuramente Eni, che partecipa con un ingente, diciamo, capitale di investimento sia in un progetto privato che è, diciamo, insieme a una startup dell'MIT di Boston, quindi per questo per studiare un prototipo di reattore che funzioni, dicevamo ITER, funzionerà ITER, in generale i tokamak funzionano con magneti raffreddati all'elio liquido. Ecco, la startup dell'MIT vuole invece, diciamo, dimostrare la possibilità di avere un tokamak che funzioni a magneti che lavorano a più alte temperature, quindi per le quali non c'è bisogno di raffreddare tutto il sistema a una temperatura bassa, così bassa come quella dell'elio liquido. D'altra parte Eni investe anche in un altro progetto, nel progetto di cui parlavamo prima, quindi in DTT, e invece quindi si colloca più, se vogliamo, nella roadmap internazionale. Dicevamo prima, ultimi anni, diverse start-up private, ad oggi ci sono in Inghilterra, ad esempio, c'è in realtà il sito nel quale verrà costruita la macchina si trova in Inghilterra, ma l'azienda è canadese, la startup è canadese. Abbiamo General Fusion, Tokamak Energy, abbiamo anche un'altra startup che vuole provare a sfruttare una tecnologia completamente diversa, una geometria completamente diversa, quindi due fasci contropropaganti di plasma che diciamo, si scontrano in un cilindro invece che appunto la geometria a forma di ciambella di cui parlavamo prima. Quindi ecco sì, ci sono diverse startup private, stanno venendo fuori in questi anni. Al momento penso di poter dire che siano sicuramente un bene, nel senso che è sicuramente un bene che ci siano ricerche anche parallele rispetto a quelle della roadmap più internazionale, quindi del progetto di JET, di ITER e di quello che sarà il prototipo di reattore che si chiama Demo. D'altra parte, appunto, stiamo parlando di startup appena nate, e quindi penso sia prematuro poter parlare concretamente di progetti, come dire, industriali nel breve periodo. Ecco. Ok, quindi di fatto la fusione nucleare che può essere, che proprio, ok, noi adesso stiamo parlando un po' del sogno di poter controllare la reazione di fusione nucleare, però appunto prima di vedere questa fusione nucleare spesa per degli impianti nucleari a fusione ce ne vorrà ancora di tempo. E quindi ti chiedo, chiedo a te che appunto hai la sensibilità su questi dati, quando pensi che la fusione nucleare possa essere disponibile per degli impianti di produzione di energia? Risponderò come hanno risposto. Questa domanda è stata ovviamente quella più fatta anche durante la press release di pochi giorni fa a JET, dove hanno appunto annunciato i risultati dei nuovi esperimenti. Quindi risponderò esattamente come hanno risposto loro, dicendo che la fusione nucleare, secondo la roadmap internazionale, o meglio, appunto, tutti quelli che lavorano in questo campo stanno provando a renderla disponibile per, diciamo, attorno al 2050. Quindi questa è un po' la data in cui si spera, ci si auspica che si riesca ad avere il primo prototipo di reattore vero e proprio. Quindi Ok, quindi diciamo che ci sono ancora almeno una trentina d'anni prima che trentina la fusione d'anni che nucleare. saranno di ricerca principalmente, sì. Esatto. Quindi di fatto la fusione nucleare, possiamo dire quindi che la fusione nucleare adesso, ad oggi, è essenzialmente ricerca, cioè il continuo tendere verso questo sogno che è il controllo di una reazione e poi ovviamente lo sfruttamento di questa reazione per produrre di energia. È sicuramente ricerca in questo momento. Penso che la chiave di volta, o non so come dire, il vero, il vero punto appunto di svolta possa essere il funzionamento di ITER. Quindi se penso anche dal punto di vista degli investimenti privati
penso che il vero aumento di investimenti privati possa avvenire dopo che ITER avrà dimostrato proprio la feasibilità di questa tecnologia. Quindi a ITER non mancano molti anni, come abbiamo detto prima, quindi siamo in un periodo in cui è veramente importante riuscire ad accendere ITER e a portarlo a termine, e penso anche per questo i risultati di JET siano così importanti, perché si collocano esattamente nella roadmap secondo cui riusciamo ad accendere ITER, ITER funzionerà come ci aspettiamo, e quindi bene, questo fa ben sperare, anche come dicevo prima, come auspico, dal punto di vista di quello che poi saranno effettivamente gli investimenti anche del settore privato, una volta che ITER avrà dimostrato di poter fare quello per cui è progettato. Okay. Quindi, di fatto, si tratta sempre di un lunghissimo cammino e proprio in questo cammino t consente, di imparare molto sulla tecnologia, su nuove tecnologie, su nuovi approcci, quindi trovare nuove soluzioni che possono essere applicate non solo nell'ambito della fusione, ma anche in altri ambiti ovviamente. Beh, certo, Quindi quello tutte le tecnologie, scusami se ti interrompo, sì, vai. ad esempio le tecnologie dei magneti sono sicuramente, come dire, tecnologie che poi potranno essere sviluppate e sfruttate anche in altri ambiti, ad esempio, come anche un altro esempio banale, o se vuoi non banale, ma il sistema criogenico, quindi quello che dicevamo prima per raffreddare i magneti di ITER a 4 Kelvin, ci vuole tutto un sistema di pompe criogeniche, di sistemi per pompare l'elio liquido. Ecco, questo sistema è ad oggi il più grande al mondo, o sarà quando sarà in funzione. Più grande di quello, ad esempio, stessa tecnologia si ha al CERN, quindi nell'LHC, che è a 27 chilometri di circonferenza, c'è lo stesso sistema, e quello di ITER è addirittura più grande di questo. Quindi, come dire, proprio dal punto di vista anche ingegneristico e delle tecnologie impiegate, ITER sarà ed è un vero e proprio colosso, diciamo. Bene. Allora, grazie mille Elena per questo tuo diciamo queste tue pillole di fusione nucleare. Volevo chiedere appunto dal pubblico live che ci sta seguendo se c'è qualche domanda. Potete utilizzare la chat per fare direttamente ad Elena. E nel frattempo che aspettiamo le vostre domande, allora ne ho un'ultima per te. Quindi abbiamo, cioè da quello che ho capito, da quello che mi hai detto, diciamo il costo dell'impianto nucleare a fusione, potrebbe essere effettivamente molto elevato, perché appunto una tecnologia così, specifica e, diciamo difficile da gestire adesso, avrà un costo molto elevato. Ma secondo te, no, e visto che si sta parlando di sostenibilità ambientale, che posto pensi che possa avere la fusione nucleare nel futuro, quando verrà Sì. utilizzata? Allora, diciamo, penso che in questo momento, per tutto quello che abbiamo detto, per il fatto ad esempio che non stiamo ancora pensando a come effettivamente produrre l'energia, o meglio, non stiamo ancora pensando, ci si sta pensando, ma non abbiamo ancora, ad esempio, un progetto effettivo e definitivo su come produrre l'energia elettrica da un impianto a fusione. Quindi ci sono una serie sicuramente di variabili che rendono, secondo me, assolutamente prematuro fare una stima dei costi di un impianto a questo punto. Ad esempio, anche solo l'esempio, lavoreremo con magneti raffreddati ad elio liquido, avremo bisogno del sistema criogenico per raffreddarli, o riusciremo a lavorare con magneti non raffreddati ad elio liquido, come invece si pone di fare il reattore americano. Penso che adesso sia veramente prematuro fare una stima dei costi. Detto questo, la fusione nucleare è una tecnologia che ci permetterebbe di produrre energia sfruttando sostanzialmente deuterio, che è un elemento appunto abbondantissimo in natura, si può estrarre dall'acqua di mare in modo molto semplice. Eh, Dunque, se vogliamo un combustibile pressoché infinito, è una tecnologia che ha come prodotto sostanzialmente elio,
più neutroni, quindi è vero, non andremo ad azzerare completamente tutto ciò che è diciamo, il rifiuto radioattivo prodotto dall'impianto, ma d'altra parte non abbiamo tutto ciò che sono invece i rifiuti radioattivi a lunga vita, e dunque anche da questo punto di vista può avere dei vantaggi. Detto questo, appunto, a questo punto siamo nella fase di ricerca, quindi sicuramente quando ci sarà utile, sarà da utilizzare, ma non è una tecnologia che sarà disponibile nei prossimi 20 anni, ecco. Ottimo. Allora, grazie mille a te Elena per questo tuo intervento. Io in realtà spero di esserci tra 30 anni a questa parte, dai, facciamo di sì, dai, speriamo, Speriamo di quando sì. ci sarà assolutamente il primo plasma ufficiale di ITER. Oh beh, E quanti hai detto? 3 anni. 30 anni, 30 anni, Il primo tre- plasma di ITER, dai, speriamo prima di 30 dai, anni. speriamo prima. No, vabbè, quello ufficiale, diciamo, Mh. quello più avanti. E niente, quindi noi ti ringraziamo per questo tuo intervento e quindi lasciamo adesso, se sei in live, non scappare perché appunto adesso risponderemo alle domande della chat. Rimango qua. E se sei in ascolto, ti ricordiamo che siamo su Google Podcast, Apple Podcast e ricordatevi che realizzare significa prima di tutto pensare.